Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ambinex Grifols Italia SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Ambinex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ambinex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ambinex? Ambinex è un farmaco a base del principio attivo antitrombina I umana concentrata liofilizzata, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Grifols Italia SpA. Ambinex può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Ambinex 1000 UI/20 ml POLV. Per soluzione INIET. Flacone più siringa pre-riempita solvente più set. Ambinex 500 UI/10 ml POLV. Per soluzione per INF. Flac. Più siringa pre-riempita solv. 10 ml più set. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Istituto Grifols Poligono Levante SA. Concessionario. Grifols Italia SpA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Antitrombina I umana concentrata liofilizzata. Gruppo terapeutico. Eparine. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Pazienti con deficit congenito o acquisito di antitrombina per la A. Profilassi della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo in situazioni cliniche a rischio, specialmente durante interventi chirurgici o durante il periodo del periparto, in associazione ad eparina se indicato. B. Prevenzione della progressione della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo in associazione con eparina come indicato. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento di pazienti con deficit di antitrombina. Posologia. Nel deficit congenito, il dosaggio deve essere individualizzato per ogni paziente, tenendo conto dell'anamnesi familiare riguardo agli eventi tromboembolici, i fattori di rischio effettivi e i dati di laboratorio. Nel deficit acquisito, il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva dipendono dal livello plasmatico di antitrombina, dalla presenza di segni di un aumentato turnover, dalla patologia di base e dalla gravità della condizione clinica. La quantità e la frequenza con cui deve essere somministrato il prodotto si devono basare, caso per caso, sull'efficacia clinica del trattamento e sulle valutazioni individuali di laboratorio. Il numero di unità di antitrombina somministrate è espresso in unità internazionali, UI, in aderenza allo standard corrente dell'OMS per l'antitrombina. L'attività dell'antitrombina nel plasma è espressa sia come percentuale, relativa al plasma umano normale, sia in unità internazionali, relative allo standard internazionale per l'antitrombina nel plasma. Una unità internazionale, UI, di attività dell'antitrombina è equivalente alla quantità di antitrombina presente in un millilitro di plasma umano normale. Il calcolo del dosaggio di antitrombina richiesta si basa sull'osservazione sperimentale che una unità internazionale di antitrombina per chilogrammo di peso aumenta l'attività dell'antitrombina plasmatica di circa l'1%, vedere anche la sezione 5.2. La dose iniziale da somministrare si ottiene mediante la formula seguente. Unità necessarie uguale peso, chilogrammi, x, 100, attività dell'antitrombina rilevata al momento, espressa in percentuale, x 0,8. L'attività iniziale di antitrombina che si desidera ottenere dipende dalla situazione clinica. Quando è indicata una sostituzione di antitrombina, il dosaggio deve essere sufficiente per raggiungere l'attività desiderata e mantenerla ad un livello efficace.
La dose va determinata e monitorata sulla base dell'attività di antitrombina misurata in laboratorio, che deve essere determinata almeno 2 volte al giorno finché il paziente non si è stabilizzato e poi una volta al giorno, possibilmente subito prima dell'infusione successiva. L'aggiustamento della dose deve tenere conto sia dei segni di aumentato turnover di antitrombina, in accordo ai controlli di laboratorio, sia del decorso clinico. Si deve mantenere un'attività superiore all'80% durante tutto il trattamento, a meno che le condizioni cliniche non indichino un diverso livello di efficacia. Nel deficit congenito, la dose iniziale usuale è di 30-50 UV/kg. Successivamente, dosaggio, frequenza e durata del trattamento devono essere regolati in base ai valori biologici e allo stato clinico. Popolazione pediatrica. Non ci sono dati sufficienti per raccomandare l'uso di Ambinex nei bambini al di sotto dei 6 anni. Modo di somministrazione. Il prodotto deve essere somministrato per infusione endovenosa lenta. La velocità di infusione non deve superare gli 0,08 ml/kg/min. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come per tutti i prodotti endovenosi a base di proteine, sono possibili reazioni da ipersensibilità di tipo allergico. I pazienti devono essere strettamente monitorati e tenuti sotto attenta osservazione vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Eparina. La sostituzione di antitrombina durante la somministrazione di eparina in dosi terapeutiche aumenta il rischio di emorragia. L'effetto dell'antitrombina viene fortemente potenziato dall'eparina. L'emivita dell'antitrombina può essere notevolmente ridotta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ambinex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ambinex durante la gravidanza e l'allattamento? L'esperienza relativa alla sicurezza d'uso dell'antitrombina umana in donne gravide è limitata. Ambinex va usato durante la gravidanza e l'allattamento in donne con deficit di antitrombina solo se chiaramente indicato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ambinex non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sono state osservate con bassa frequenza reazioni di ipersensibilità o allergiche, che possono includere angioedema, bruciore e dolore al sito di iniezione, brividi, arrossamento, eritema generale, mal di testa, orticaria, ipotensione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi da sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Agenti antitrombotici. Gruppo eparinici. Codice ATC. B01AB02. L'antitrombina è una glicoproteina di 58Kd, costituita da 432 amminoacidi, appartenente alla superfamiglia delle serpine, inibitore della serina proteasi. Proprietà farmacocinetiche. Studi di farmacocinetica hanno valutato che l'emivita fisiologica dell'antitrombina è di circa 3 giorni. L'emivita può essere diminuita a circa 1,5 giorni da una concomitante terapia con eparina. In situazioni, dati preclinici di sicurezza, l'antitrombina è un costituente normale del plasma umano. Test di tossicità per dose singola hanno scarso significato e non permettono la stima di effetti tossici o letali o di una. Elenco degli eccipienti: dimannitolo, sodio cloruro, sodio citrato, acqua PPI, solvente, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ambinex a base di antitrombina II umana concentrata liofilizzata sono antitrombina II Baxalta, Atenativ, ATI Kedrion, Atked, Kibernin P. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.